Benvenuto in Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conti. La seconda puntata di Uomini e Donne, iniziata il 12 settembre 2023, ha regalato al pubblico un'atmosfera da fiaba. I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, hanno fatto il loro ritorno in studio e hanno annunciato il loro fidanzamento. La coppia, originaria di Scafati, in provincia di Salerno, ha raccontato di aver vissuto un momento di crisi durante il reality, ma di essere poi riuscita a superare le difficoltà e a ritrovare l'amore. Poco prima di un filmato dedicato alla sua dolce metà, Giuseppe ha chiesto curiosamente di andare in bagno. Al suo ritorno in studio, si è inginocchiato davanti a Gabriela e le ha fatto la proposta di matrimonio. La donna ha accettato e i due sono stati accolti da un'ovazione del pubblico. Temptation Island ha fatto il miracolo, ha esclamato Gabriela, tra le lacrime di gioia. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriela ha incantato i telespettatori e ha portato un po' di romanticismo in uno show che spesso è caratterizzato da litigi e drammi. Oltre alla proposta di matrimonio, la seconda puntata di Uomini e Donne ha visto anche l'arrivo di due nuovi tronisti, Christian Forti e Brando. Christian, 22 anni, è un ragazzo determinato a superare le fragilità dopo la separazione dei genitori. Brando, invece, è un sportivo e maestro di sci che ha passato l'infanzia a Miami. I due tronisti hanno subito attirato l'attenzione delle dame presenti in studio, ma sembrano avere gusti molto diversi. Christian ha dichiarato di essere interessato a ragazze semplici e sincere, mentre Brando ha detto di essere attratto da donne eleganti e raffinate. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. Nel Trono Over, Silvia ha raccontato di aver lasciato il programma con Sabino, con il quale aveva vissuto una relazione lampo di sole 48 ore. La donna ha definito Sabino attore professionista e ha spiegato che l'uomo non ha saputo gestire la distanza tra Bari e Torino. Mi sono sentita presa in giro da frasi romantiche, film. Mi aveva bloccato il telefono. C'è un messaggio chiaro in cui mi diceva: non so stare senza il rapporto fisico, non riuscirei a avere un rapporto fatto di messaggi, telefonate, ha detto Silvia, visibilmente amareggiata. Sabino ha replicato brevemente, prima di lasciare lo studio, salvo poi tornare appena prima la fine della puntata. La seconda puntata di Uomini e Donne si è conclusa con un bilancio positivo. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriela ha regalato un momento di gioia e romanticismo, mentre l'arrivo dei due nuovi tronisti ha promesso nuove storie d'amore. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Ultime notizie.
mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conti. La prima puntata del Grande Fratello 2023 ha segnato un nuovo inizio per il reality show più famoso d'Italia. Dopo anni di VIP e influencer, il programma è tornato alle origini, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. La puntata è iniziata con l'ingresso in scena dei primi concorrenti: Paolo Masella, un macellaio romano di 25 anni, Giselda Torresan, un'operaia veneta di 35 anni, Rosie Chin, un influencer cinese di 28 anni, Alex Schweizer, il campione olimpico di marcia, Beatrice Marchetti, una modella 23enne, e Massimiliano Varrese, un imprenditore 30enne. I concorrenti sono stati accolti da Alfonso Signorini e dalla sua opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. Signorini ha sottolineato che questa edizione del GF sarà diversa dalle precedenti, con un maggiore focus sui concorrenti e sulle loro storie. Nelle prime ore nella casa, i concorrenti hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare a formare le prime amicizie. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo si è subito rivelato un personaggio simpatico e spontaneo, mentre Giselda ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua dolcezza. Al termine della prima puntata, Alfonso Signorini ha dato l'annuncio più temuto dai concorrenti, le nomination. Le donne sono state chiamate a coppia in confessionale, ciascuna coppia ha scelto un uomo da tenere nella casa. I 3 uomini che non sono stati scelti da nessuna donna sono stati mandati a vivere nel Tugurio, la parte più scomoda e sporca della casa. I 3 uomini eliminati sono Giuseppe Garibaldi, un uomo di 70 anni con una storia di vita molto particolare, Lorenzo, un calzolaio romano con un carattere vivace e irriverente, e Vittorio, un personal trainer di 35 anni con una forte personalità. I 3 uomini hanno deciso di portare con sé nel Tugurio Samira Lui e Anita Barbieri, 2 donne che hanno legato fin da subito. Il pubblico è chiamato a scegliere il proprio preferito tra i concorrenti. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi boccia per farti sentire parte della community. I 2 concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination. Il televoto chiuderà venerdì 15 settembre, in occasione della seconda puntata del GF. Analisi della prima puntata. La prima puntata del GF 2023 è stata un successo. Il pubblico ha apprezzato il ritorno alle origini del programma, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. I concorrenti presentati nella prima puntata sono stati tutti molto diversi tra loro, per età, professione e carattere. Questo ha contribuito a creare un gruppo eterogeneo e interessante, in cui ogni spettatore può trovare un personaggio con cui identificarsi. Alfonso Signorini ha fatto un ottimo lavoro come conduttore. Ha saputo gestire il gruppo di concorrenti con equilibrio e ironia, e ha creato un'atmosfera coinvolgente e divertente. La scelta di far partire subito le nomination è stata azzeccata. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono Avatar di Carlo Conti. Dopo la fine del reality, i 2 si sono lasciati più volte, ma hanno sempre ritrovato la strada per tornare insieme. L'ultima indiscrezione su Oriana e Daniele risale al 2 settembre 2023, quando si è diffusa la voce che la coppia fosse di nuovo sul punto di separarsi.
Il motivo della rottura sarebbe stato un gesto di Daniele, che avrebbe bloccato Oriana sui social. L'ex GFina ha risposto a questa notizia in modo insolito, pubblicando su Instagram una foto di lei e Daniele insieme con la didascalia: "Non importa cosa succede, io e lui ci amiamo". Questa dichiarazione ha smentito la rottura, ma ha anche alimentato i dubbi dei fan, che si chiedono se Oriana e Daniele siano davvero in grado di superare le loro differenze. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oriana e Daniele sono due persone con caratteri molto forti. Oriana è una donna indipendente e sicura di sé, che non ha paura di dire quello che pensa. Daniele, invece, è un uomo più riservato e introverso. Queste differenze sono state spesso fonte di tensioni nella loro relazione. I due hanno litigato spesso, e in alcuni casi si sono anche lasciati. Tuttavia, l'amore che provano l'uno per l'altra è sempre stato più forte delle loro divergenze. Non è chiaro cosa riserva il futuro alla coppia. Oriana e Daniele hanno dichiarato di essere intenzionati a continuare a stare insieme, ma è difficile dire se riusciranno a superare le difficoltà che hanno affrontato in passato. Se riusciranno a trovare un modo di comunicare e a comprendersi meglio, potrebbero costruire una relazione solida e duratura. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. In caso contrario, la loro storia potrebbe concludersi con un altro addio. La psicologia può offrire qualche spunto di riflessione sulla storia di Oriana e Daniele. I due si trovano probabilmente in una situazione di attaccamento ambivalente. Questo tipo di attaccamento è caratterizzato da sentimenti di amore e odio nei confronti del partner. Oriana e Daniele si amano profondamente, ma sono anche incapaci di comunicare in modo sano. Questo porta a litigi e incomprensioni, che spesso sfociano in separazioni. Per superare questa situazione, Oriana e Daniele dovrebbero lavorare sul loro modo di comunicare. Dovrebbero imparare a esprimere le proprie emozioni in modo assertivo, senza paura di ferire l'altro. Se riusciranno a farlo, potrebbero costruire una relazione più sana e soddisfacente. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Mara Venier, la conduttrice più amata dagli italiani. Dopo 17 anni alla guida della storica trasmissione di Rai 1, la Venier lascerà il timone a settembre. Tra i nomi più accreditati ci sono Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini. In un'intervista recente, la Marcuzzi ha dichiarato di essere interessata alla proposta. Domenica In è un programma storico e prestigioso, ha detto. Sarebbe un'esperienza stimolante e gratificante. La Marcuzzi è una conduttrice affermata, con una lunga carriera alle spalle. Conosce bene il mestiere e sa come gestire un programma di intrattenimento di successo. Simpatia e carisma. La Marcuzzi è una donna solare e simpatica, con un grande talento per intrattenere il pubblico. Sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. La Marcuzzi ha una grande capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Sa comprendere i gusti e le esigenze degli italiani e sa proporre programmi che incontrano il loro favore. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video.
conduttrici più amate e rispettate del panorama televisivo italiano. Ha una lunga carriera alle spalle, durante la quale ha dimostrato di saper condurre con successo programmi di diversi generi, dall'intrattenimento alla cucina, dal varietà alla musica. La Clerici ha una grande capacità di entrare in empatia con il pubblico. È una persona solare e spontanea, che sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, ha un grande carisma e una naturale predisposizione alla leadership, che la rendono la figura ideale per guidare un programma come Domenica In. La Clerici è anche una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Antonella Clerici sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. Lorella Cuccarini è una conduttrice molto popolare in Italia, con una lunga carriera alle spalle. È una donna solare, simpatica e con un grande talento per intrattenere il pubblico. La Cuccarini ha già avuto esperienza nella conduzione di programmi di intrattenimento di successo, come Buona Domenica e Domenica In. In questi programmi ha dimostrato di saper gestire il palco con sicurezza e di creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, la Cuccarini è una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Lorella Cuccarini sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua capacità di intrattenere il pubblico la rendono la candidata perfetta per guidare questo storico programma di Rai 1. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Mirta Merlino è la conduttrice di Pomeriggio 5, il programma di informazione e intrattenimento di Canale 5. La Merlino è una giornalista di lungo corso, con una grande esperienza in televisione, ma la sua conduzione del programma non ha convinto il pubblico. I motivi sono diversi. Innanzitutto, la Merlino è spesso accusata di essere troppo aggressiva e polemica. In uno studio televisivo dove si discute di argomenti spesso delicati, come la politica, la cronaca nera o la cronaca rosa, la Merlino tende a prendere posizione in modo netto, spesso scontrandosi con gli ospiti. Questo suo modo di fare può risultare fastidioso per molti telespettatori, che preferiscono una conduzione più imparziale. In secondo luogo, la Merlino è accusata di essere troppo superficiale. Il suo programma è ricco di notizie e di ospiti, ma spesso le discussioni sono superficiali e poco approfondite. La Merlino non dà spazio a approfondimenti e analisi, preferendo concentrarsi sui momenti più spettacolari e controversi. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Infine, la Merlino è accusata di essere troppo ripetitiva. Il suo programma segue sempre lo stesso schema, con ospiti che si alternano a servizi giornalistici. Questo può rendere il programma noioso e ripetitivo per chi lo segue da tempo. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, affermando di essere una giornalista libera e indipendente che non ha paura di prendere posizione. Tuttavia,
Tuttavia, le critiche non accennano a diminuire, e il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. La conduzione di Mirta Merlino ha fatto sorgere in molti telespettatori la nostalgia di Barbara D'Urso, che ha condotto Pomeriggio 5 per molti anni. D'Urso era una conduttrice molto popolare, che riusciva a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Il suo programma era ricco di notizie, di ospiti e di momenti di intrattenimento, e riusciva a coniugare informazione e spettacolo in modo efficace. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. Barbara D'Urso ha documentato su Instagram la sua misteriosa partenza in aereo dall'Italia, prima anticipando l'inizio di una nuova avventura e qualche ora dopo annunciando il suo trasferimento a Londra. Molti telespettatori sperano che un giorno D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Mirta Merlino è una giornalista di grande talento, ma la sua conduzione di Pomeriggio 5 non ha convinto il pubblico. Le critiche sono diverse. La Merlino è accusata di essere troppo aggressiva, superficiale e ripetitiva. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, ma il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. In molti telespettatori sperano che un giorno Barbara D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Antonella Fiordelisi è una modella e influencer di Salerno, nota per il suo fisico statuario e la sua passione per il fitness. È stata fidanzata per alcuni mesi con Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello, ma la loro relazione è naufragata a febbraio di quest'anno. Dopo la rottura, Antonella si è concentrata sul lavoro, partecipando a diversi progetti televisivi e lanciando una propria linea di abbigliamento. Ma il gossip non l'ha abbandonata, e a fine maggio sono circolate voci su una sua presunta relazione con un imprenditore di nome Andrea Graffagnini. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha condiviso alcune foto e alcuni messaggi arrivati nel suo direct dai fan. Nelle foto, Antonella e Andrea si trovavano nella stessa palestra e avevano pubblicato un selfie nello stesso istante. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ovviamente, la notizia ha scatenato la curiosità del web, ma subito dopo è arrivato un importante chiarimento. Antonella ha ammesso che si era trattato solamente di un caso. Fonti vicine a entrambi fanno sapere che sono amici e lui si allena lì da molto tempo. Tra l'altro non erano da soli in palestra. I fan di Antonella sono rimasti delusi dalla smentita, ma lei ha assicurato che non è ancora pronta a una nuova relazione. Probabilmente mi ci vorrà ancora del tempo per riprendermi dalla rottura con Edoardo, ha detto. Edoardo, dal canto suo, è tornato a parlare della storia con Antonella nei giorni scorsi. Non si può dire quello che succederà in futuro, ha detto. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione. Insomma, la storia d'amore di Antonella Fiordelisi è ancora tutta da scrivere. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della comunità.
sono sempre pronti a commentare ogni suo spostamento. Ma cosa ci sarebbe di comico in questa storia? In realtà, c'è molto da ridere. Per esempio, è divertente pensare a come il gossip sia riuscito a trasformare un semplice selfie in una storia d'amore. Oppure, è divertente pensare a come Antonella e Andrea abbiano dovuto smentire la loro relazione, nonostante fossero solo amici. E poi, c'è da ridere anche per le reazioni dei fan. C'è chi credeva che Antonella fosse finalmente tornata felice, e chi invece si è arrabbiato per la smentita. Insomma, la storia d'amore di Antonella Fiordelisi è una storia che fa ridere. Ma non è solo questo. È anche una storia che insegna una cosa importante: non bisogna credere a tutto quello che si legge sui giornali di gossip. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono due uomini che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Belén Rodríguez. Il primo è stato il suo compagno per diversi anni, dal 2012 al 2020, con il quale ha avuto un figlio, Santiago. Il secondo è stato il suo compagno per un anno, dal 2020 al 2021, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marie. Lo scorso giugno, De Martino e Rodríguez hanno annunciato la loro separazione definitiva. Pochi mesi dopo, la showgirl argentina ha ufficializzato la sua relazione con Elio Lorenzoni. In questo clima di grande cambiamento, De Martino e Spinalbese hanno sorpreso tutti iniziando a frequentarsi. I due si sono incontrati di nascosto, stipulando una sorta di patto per il bene dei loro figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, De Martino e Spinalbese si sono visti per la prima volta a casa di De Martino, con i rispettivi figli. I due sono rimasti insieme per 3 ore, giocando e parlando. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. L'obiettivo di questo incontro era quello di far conoscere meglio i due bambini, che sono molto legati. Santiago e Luna Marie hanno giocato insieme per ore, e si sono divertiti molto. De Martino e Spinalbese hanno anche parlato del rapporto con Belén Rodríguez. I due hanno concordato di mantenere un rapporto civile e rispettoso, per il bene dei loro figli. I motivi dell'amicizia: ci sono diversi motivi che possono aver portato a questa inaspettata amicizia tra De Martino e Spinalbese. Innanzitutto, i due uomini hanno una cosa in comune molto importante: l'amore per i loro figli. Entrambi sono padri amorevoli e responsabili, e vogliono il meglio per i loro bambini. In secondo luogo, De Martino e Spinalbese hanno un passato comune. Hanno entrambi avuto una relazione con Belén Rodríguez, e hanno entrambi vissuto la separazione da lei. Questa esperienza potrebbe averli avvicinati, permettendo loro di comprendersi meglio. Infine, De Martino e Spinalbese sono entrambi persone mature e responsabili. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. Sono in grado di guardare oltre le loro differenze e mettere al primo posto il bene dei loro figli. L'amicizia tra De Martino e Spinalbese è un esempio positivo di come i genitori possano collaborare anche dopo una separazione. I due uomini hanno dimostrato di essere capaci di superare le loro differenze e lavorare insieme per il bene dei loro figli. La loro storia può essere di ispirazione per tutti i genitori separati, che spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nella gestione dei figli.
L'amicizia tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese è un evento inedito e positivo. I due uomini, che in passato sono stati rivali in amore, hanno dimostrato di essere capaci di superare le loro differenze per il bene dei loro figli. La loro storia può essere d'esempio per tutti i genitori separati, che spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nella gestione dei figli. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Il 29 agosto 2023, Arisa ha pubblicato una serie di scatti senza veli sul suo profilo Instagram, accompagnati da un messaggio in cui dichiarava di essere alla ricerca di un marito. Il post ha subito fatto il giro del web, suscitando un'ondata di commenti entusiasti da parte dei fan. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha attirato l'attenzione, quello di Madame, che ha scritto un semplice "Ti amo". Arisa ha prontamente risposto, lanciando un siparietto esilarante: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare". La risposta di Madame non si è fatta attendere: "Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti". Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La conversazione tra le due artiste ha fatto impazzire i social, generando un'ondata di meme e battute. I fan delle due cantanti hanno iniziato a sognare un possibile flirt tra di loro, alimentando le speranze con foto e video di Arisa e Madame insieme. Ma cosa c'è di vero dietro a questo siparietto social? Arisa e Madame sono davvero amiche? Oppure si tratta semplicemente di una trovata pubblicitaria per promuovere il loro nuovo singolo? La verità è che non lo sappiamo. Le due artiste non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e hanno preferito lasciare i fan con il fiato sospeso. Tuttavia, una cosa è certa: Arisa e Madame hanno dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo e di saper intrattenere il pubblico con ironia e leggerezza. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premio chat per farti sentire parte della community. Cristiano Malgioglio, dopo la fine della sua storia d'amore con il fidanzato turco Furkan, ha deciso di cercare un nuovo marito. Il paroliere ha pubblicato un annuncio sui social in cui si definisce una diva indiscussa, solare, gioiosa e smaniosa. L'annuncio ha subito fatto il giro del web e in poco tempo Malgioglio ha ricevuto centinaia di proposte di matrimonio. Tra i tanti pretendenti, uno ha attirato particolarmente la sua attenzione. Si tratta di un uomo di 49 anni, ricco e belloccio, che a quanto pare non disdegna il ciuffo di Malgioglio. I due si sono incontrati a casa di Malgioglio per un appuntamento galante. L'incontro è stato un successo e i due hanno deciso di intraprendere una relazione. Tuttavia, la storia d'amore tra Malgioglio e il suo nuovo fidanzato non è stata sempre facile. L'uomo, infatti, è un po' egocentrico e vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Ciao, a presto. Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video.
ci rende felici. Per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina, e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.